Questa e-bike non è per tutti. Non certo per il prezzo, ma per la sua potenza esagerata. Duoz C29. Questa e-bike all'apparenza è molto sobria, come una city bike. Ha i fari anteriori, i fari posteriori, c'ha i parafanghi, c'ha il portapacchi, c'ha anche il suo cavalletto e c'ha anche il clacson. Ma la vera forza di questa e-bike è proprio la potenza del suo motore nel mozzo posteriore. Intendiamoci, la potenza di questo motore quando ci arriva a casa è perfettamente in regola con la normativa italiana ed è limitato ai 25 km/h. Quello che sorprende è la potenza dei 65 Nm, che è veramente una grande potenza. Tanto che quando noi inseriamo la prima marcia, praticamente con poche pedalate raggiungiamo già subito il limite dei 25 km/h. Così che la seconda, terza, quarta e quinta assistenza, questo motore ha 5 livelli di assistenza, sono praticamente insignificanti, nel senso che danno solo ancora più potenza, tanto che in terza o in quarta appena si accelera un po' dopo 2 pedalate si è già ai 25 km/h. Per questo non è un e-bike adatta a tutti. E adesso affronto una salita veramente tosta, fatta tutta di scaglia bianca. La ruota grande passa velocemente, sono in assistenza 2 ed è come non averla nemmeno fatta. Incredibile! Questa bicicletta elettrica è adatta a chi vuole muoversi velocemente in città, una valida alternativa ad uno scooter, a chi vuole andare al lavoro, in ufficio, senza doversi poi fare una doccia, oppure per chi ha una certa corporatura, un certo peso e quindi ha bisogno di avere più potenza per affrontare alcune salite, o ancora per chi abita magari in montagna, magari apre la porta e si trova già una salita così e quindi è adatto per salire per sentieri di montagna, fare dei tornanti, per chi insomma ha esigenze di potenza subito. E non è finita, questa e-bike è un po' come Dr. Jekyll e Mr. Hyde, infatti con una combinazione di tasti nel menu segreto del display si può sbloccare, togliere quindi il limite dei 25 km/h e in questa maniera, che è una cosa ovviamente vietata in Italia, si possono raggiungere anche i 50 km/h. Lo sto usando anche solo con l'acceleratore. Si comporta proprio come una moto e non ho nemmeno tanto spazio per provare tutta la velocità e comunque qui in salita 30-40 km/h li fa nesterrato. Tanta potenza, però bisogna dire che i freni non sono adeguati per queste potenze, d'altronde sono vietate. Arriva a casa in un enorme pacco molto ben imballata, ci sono anche le istruzioni, un kit di chiavi, una pratica pompa per poi gonfiare le gomme ed è sufficiente montare la ruota anteriore, fissare il manubrio, il faretto anteriore, i parafanghi, la sella e in pochi minuti la nostra e-bike è pronta all'uso. Esteticamente è molto piacevole e si notano subito le grandi ruote da 29 pollici che ti fanno perdere qualcosa in maneggevolezza ma se ne acquista in stabilità, quindi quando si va via veloci sembra di andare su dei binari. Buone anche le gomme con un bel disegno adatto anche per dei sterrati semplici. Esteticamente si nota anche la grande batteria, infatti per sopportare tutta la potenza di questo motore serve avere una grossa batteria.
È una batteria a 48 volt a 15 A per una capacità di 720 kWh. Questo significa avere un'autonomia circa di 80 km. È ovvio che dopo tutto dipende dal tipo di tracciato che facciamo e se ad esempio andiamo in pianura superiamo tranquillamente i 100 km. C'è anche da dire che nel sito è possibile acquistare anche separatamente un'altra batteria. Ci viene poi fornita con due chiavi che servono per sbloccare la batteria, che può essere quindi rimossa per essere caricata in casa o in ufficio. La bicicletta pesa 25 kg, i freni sono a disco sia anteriori che posteriori meccanici, l'ammortizzatore anteriore è di circa 100 mm ed è meccanico anche questo, però ha la possibilità di essere regolato sia nella precarica ma anche nel blocco dell'ammortizzatore stesso. La sella è molto comoda, ben imbottita e sotto ha anche due molle che aiutano ad ammortizzare ancora di più la bicicletta. Per quanto riguarda il cambio è un Shimano Tourney a 7 velocità, mentre all'anteriore abbiamo 3 moltipliche, quindi abbiamo una combinazione di 21 rapporti. Il bello anche di questa bicicletta elettrica è che se teniamo spento il motore oppure mettiamo il livello di assistenza a 0, torna ad essere una bicicletta normale, quindi possiamo pedalare tranquillamente sfruttando tutte le marce a disposizione. All'anteriore e al posteriore abbiamo due belle luci a LED e la luce del faretto posteriore c'è anche la luce del stop che si aziona appena tocchiamo la leva del freno. Parafanghi anteriori e posteriori in plastica e un bel portapacchi robusto che porta fino a 50 kg, oltre ad avere il suo bel cavalletto, anche questo bello e robusto. Nel manubrio sulla destra abbiamo la manopola che arriva già con l'acceleratore incorporato. Poi abbiamo il selettore del cambio posteriore e questa è una presa USB per caricare eventualmente il cellulare. Mentre sulla sinistra abbiamo un bel display con tutte le informazioni necessarie, livello della carica, l'assistenza da 1 a 5 del motore, i chilometri totali e parziali e anche il simbolo del Bluetooth. Infatti è possibile collegare la bicicletta alla sua applicazione. Questa è la leva per selezionare la corona anteriore, mentre questo comando separato serve per accendere o spegnere le luci anteriori e posteriori o per azionare il clacson. Interessante anche l'app con cui possiamo vedere lo stato della batteria, la percentuale di carica, possiamo anche vedere dove è posizionata la nostra e-bike. Inoltre possiamo cambiare i livelli di assistenza e vedere i chilometri ovviamente totali e parziali. Possiamo anche abilitare una funzione del cruise control che consente, quando la utilizziamo con l'acceleratore, tenendo premuto il tasto meno nel display per qualche secondo, di mantenere costante la velocità impostata. E inoltre è possibile anche attivare lo start mode, ossia il motore entrerà subito in funzione senza aspettare quella mezza pedalata. Cosa dire di questa Duoz C29 che è adatta a chi vuole fare tanta strada e poca fatica. Cosa invece non mi ha tanto convinto di queste e-bike è di sicuro questo scatolino con la porta USB che in realtà è molto comodo, però è tanto invasivo. Ci sono delle soluzioni molto più semplici, come ad esempio alcuni display che ce l'hanno già incorporata la porta USB. E parlando di display, anche questo display non mi ha convinto tanto perché è molto bello, è molto ricco di dati e di informazioni, però alla luce del sole è poco chiaro e quindi poco leggibile. Mentre molto ma molto interessante è il prezzo. Questa Duoz C29 completa così come la vedete costa 820 euro, ma con il codice sconto che vi lascio in descrizione potete risparmiare ancora qualcosa. Bene, per questa settimana è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi nel mio canale.